520 g di patate, sbucciamole, mezzo litro d'acqua, e portiamo sul fuoco. Faccio bollire l'acqua. Dal momento in cui l'acqua bolle conto circa 2 minuti di cottura, spengo, lascio il coperchio in questo modo e le faccio raffreddare all'interno dell'acqua, così finiscono di cuocere senza sprecare il gas. Le patate sono cotte, le scollo. Zafferano, questo qui l'ho comprato a Città della Pieve, un goccino d'acqua calda, e lasciamo in infusione per un po' finché non rilascia il colore e il sapore anche. Schiacciamo le patate ancora calde con una forchetta. Bisogna schiacciare bene bene le patate. Ecco qua lo zafferano, ho messo anche altri pistilli. In mancanza dello zafferano in pistilli va benissimo la bustina di zafferano. Guardate che bel giallo. Adesso iniziamo ad impastare aggiungendo man mano la farina. Per una versione senza glutine utilizzate l'amido di mais al posto della farina. Aggiungete la farina sempre poco per volta, perché la quantità dipenderà molto dal tipo di patata che utilizzate. Ecco qua, questa è la consistenza dell'impasto. Nel mio caso ho assorbito i 100 g di farina. E adesso potete scegliere di fare i filoncini e tagliare degli gnocchi, però io non farò questo, farò una cosa che secondo me è più semplice. Facciamo sciogliere una noce di burro in padella con una decina di foglie di salvia. Ci aggiungo anche un po' di pepe, facciamo sciogliere. Ho diviso il panetto in due parti e l'ho messo all'interno dello schiacciapatate. L'acqua è un po' gialla perché ho messo un pochino di zafferano, poco poco, e del sale grosso. Vedete come sono facili da fare? Si taglia direttamente nell'acqua che bolle, senza dover sporcare niente per fare filoncini di gnocchi, e poi si assomigliano veramente tanto al fiore della mimosa. Impiattiamo, semplici e deliziosi. Che ne dite? Ricordano i fiori della mimosa?
tanti auguri a tutte le donne del mondo. Gnocchi mimose velocissimi e facilissimi da fare. Se il video vi è piaciuto condividetelo. Ciao ciao!